Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dopo aver fatto pratica con gli esercizi sul rango, sia col metodo dei minori che con l'algoritmo di Gauss, oggi andiamo a vedere come trovare il rango di una matrice al variare di un parametro. Partiamo da un esercizio semplice. Ho questa matrice e devo trovare il rango al variare di k. Questa è una matrice 2x2 e quindi il rango al massimo è 2. Andiamo a trovare il determinante. Vi ricordo che si trova facendo il prodotto degli elementi della diagonale principale meno il prodotto degli elementi della diagonale secondaria. Se non vi ricordate questo passaggio, mettete stop e andate velocemente a vedere il mio video sul determinante di una matrice 1x1, 2x2. Facciamo i calcoli. Questo lo posso pensare riscritto così, cioè come un quadrato di binomio. Facciamo i calcoli. Se conoscete i prodotti notevoli sapete che devo fare il quadrato del primo più il quadrato del secondo più k per 2 per 2, 4k, meno k per k alla seconda. Noto che questi termini sono opposti e quindi se ne vanno. Il determinante è 4k più 4. Ora che l'ho trovato, la prima cosa che devo fare è porlo diverso da 0. Si tratta di risolvere una semplice equazione di primo grado nell'incognita k. Porto il termine noto di là cambiando di segno. Divido a destra e a sinistra per 4. La soluzione è k diverso da meno 1. Ora andiamo a fare la nostra analisi, ovvero se k è diverso da meno 1 vuol dire che il determinante è diverso da 0. E vuol dire che il rango della matrice è 2 per la definizione di rango. E scrivo così in termini matematici: se k diverso da meno 1, freccia che si legge allora rango uguale a 2. Viceversa, cosa succede se k è uguale a meno 1? Vado a sostituire al posto di k meno 1 alla matrice di partenza e ottengo questa matrice. Chiaramente se k è uguale a meno 1 io so che il determinante è uguale a 0, quindi il rango della matrice non può essere 2. Concludo che il rango è 1 perché basta prendere un qualsiasi minore di ordine 1, come per esempio questo elemento, che è diverso da 0 e quindi per definizione il rango è 1. E lo scrivo così, ovvero se k è uguale a meno 1, allora rango uguale 1. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Ho questa matrice, 3 righe, 3 colonne, ovvero 3x3. Devo andare a studiare il rango di A al variare del parametro k. Io so che il mio rango sarà un numero compreso tra 1 e 3. La prima cosa che devo fare è andare a trovare il determinante di A. È una matrice 3x3, voi sapete che quando è 3x3 io preferisco sempre utilizzare il metodo di Sarrus per trovare il determinante. Tuttavia, questa volta mi rendo conto che ho sia una colonna che una riga con tanti zeri. Quando ci sono tanti zeri il trucchetto è utilizzare la regola dei complementi algebrici. Quindi voi mettete stop, calcolate il determinante della matrice 3x3 come preferite. Vi sfido, cronometratevi e vedete se lo fate in meno tempo di me. Ok, io vado, considero questa riga. Questo e questo sono 0, quindi devo andare a trovare il determinante di A andando a cancellare questa colonna e questa riga. Lui si trova nel posto 3,3, pari, e quindi metto segno più. E ho ricopiato questo minore. Questa è una matrice 2x2, il determinante si trova facendo diagonale principale meno secondaria. Ecco il determinante. Allora, chi ha vinto? Siete riusciti a trovare il determinante in un tempo minore del mio? Fatemelo sapere, sono curiosa. A parte gli scherzi, abbiamo trovato il determinante. Abbiamo detto che la prima cosa da fare è porre il determinante diverso da 0. Questa si risolve applicando la legge di annullamento del prodotto, che consiste nel porre diversi da 0 i singoli fattori. Questa è già risolta. Questa porto l'1 di qua e diventa meno 1. Partiamo con l'analisi. Se k è diverso sia da 0 che da meno 1, so che il determinante è diverso da 0 e di conseguenza il rango della matrice è 3. Ora, cosa succede se k è uguale a 0? Vado a sostituire, al posto di k metto 0 e viene questa matrice. Sicuramente il determinante di questa matrice è 0. Vado a prendere un qualsiasi minore di ordine 2, per esempio questo
questa sottomatrice a determinante uguale a 1, che è diverso da 0, e poiché il minore di ordine 2 è diverso da 0, deduco che il rango è 2 e scrivo così: se k è uguale a 0, allora il rango è 2. Cosa succede se k è uguale a meno 1? Andiamo a sostituire al posto di k meno 1, ottengo questa matrice. Chiaramente questa matrice ha determinante uguale a 0, quindi il rango non può essere 3, vediamo se può essere 2. Prendo un qualsiasi minore di ordine 2, chiaramente che non contenga la colonna con 0, perché se ho una colonna che ha tutti i zeri, voi sapete per la proprietà dei determinanti che il determinante è 0. Quindi per esempio prendo questo minore qua. Prendendo questa matrice, quindi cancelliamo questa, il determinante viene meno 1 per meno 2 che fa più 2, più 2 meno 1 fa 1 che è diverso da 0. Anche in questo caso, se k è uguale a meno 1, il rango è 2, perché ho trovato una sottomatrice di ordine 2 che ha determinante diverso da 0 e lo vado a scrivere nel mio studio. Questa è l'analisi che dovete fare quando dovete trovare il rango di una matrice al variare di un parametro. Come vi sembra? Facile? Difficile? Volete che ne facciamo altri insieme? Fatemelo sapere. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va, falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama ripasso generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.